Il futuro me lo immagino semplice. Il cibo del presente e soprattutto del nostro futuro è l'informazione. È questo quello di cui ci dovremo cibare e che ci permetterà di fare il prossimo salto nella nostra scala dell'evoluzione. Potersi porre degli obiettivi e avere dei sogni innanzitutto. Maggiore conoscenza, maggiore cultura e soprattutto maggiore diffusione della tecnologia. Soltanto quello è la nostra moneta da spendere per il futuro. Io lavoro con le nuove tecnologie, con il web, e lì c'è progresso, il futuro ha sempre più progresso e la cosa bella è che noi riusciamo a dare un'accelerata a questo progresso e a far sì che le persone ne possano fruire prima. Il futuro io penso che sarà sempre più veloce. Quando le persone parlavano delle biciclette, dicevano che la bicicletta aveva indotto le persone ad un innaturale mito della velocità, ed era la bicicletta. Il tempo delle nuove tecnologie corre a una velocità molto più rapida del tempo normale, per cui noi siamo un po' privilegiati perché possiamo vedere nuove ere tecnologiche pure nell'arco limitato di una vita. Padova era ed è un'università libera. Siamo nani sulle spalle dei giganti, specialmente quando si fa scienza. Ci basiamo su una ricerca scientifica che appunto ha una storia. Per cercare di capire il futuro bisogna conoscere molto bene il passato. Rappresentiamo delle istituzioni che sono ben più grandi e ben più vecchie di noi. Il bello dell'università è che è una specie di grosso binocolo, cioè ti permette di guardare in là, oltre le cose normali, oltre il futuro classico. Tutto questo non c'è al di fuori. Garantisce un ambiente multidisciplinare e questo permette un approccio al problema da diversi punti di vista. L'innovazione implica contaminazione, perché poi noi siamo fatti di passioni, no? di vita, per cui come fanno a venire idee nuove se non si è pieni di passione, di vita? Se due persone scambiano una moneta rimangono tutti e due con una sola moneta, ma se due persone scambiano le loro idee, tutti e due rimangono con due idee. Le migliori idee vengono di notte, le idee un po' più originali e brillanti per risolvere in modo anche semplice problemi complessi. E guardando quello che fanno i migliori che forse si può migliorare. Come facevo quando giocavo a pallavolo in nazionale, dove studiavamo i video delle squadre avversarie, dei giocatori avversari, oppure guardavamo come si allenavano. Fare ricerca è come un gioco. È come vivere più vite in una, viaggiando avanti nel tempo, ed è una sensazione meravigliosa. L'abilità del giocatore sta nel porsi delle domande alle quali c'è una probabilità concreta di dare una risposta. Io sono un musicista dilettante, però penso che, come nella musica, anche nella ricerca, bisogna conoscere molto bene i propri strumenti per innovare. Ricordo un weekend in cui c'era un concerto degli U2 a cui dovevamo andare tutto il laboratorio e il risultato era da produrre durante il weekend. Ho rinunciato al concerto e in realtà è l'unico esperimento dopo mesi e mesi di frustrazione che è risultato positivo. L'attività di ricerca dello Human Technology Lab suscitava delle occhiate un po' buffe da parte dei colleghi, mentre da parte degli studenti suscitava commenti come voglio fare anch'io il vostro lavoro, non sapevo che all'università ci si potesse anche divertire.
Quando noi formuliamo un'ipotesi, di fatto stiamo formulando una scommessa. E il bello è che più implausibile sembra l'idea, più grande sarà il risultato della scommessa, proprio come nel gioco d'azzardo. Non c'è limite effettivamente alla creatività che anche uno scienziato può avere. E possiamo anche sbagliare, questo è un lusso che raramente nella vita normale ci si può permettere. In laboratorio mi prendono un po' in giro perché dico sempre che se facciamo ricerca buona i risultati non vengono. Anche il no, anche il non funziona è una risposta importantissima in ricerca. Quando tu scommetti su un'ipotesi sbagliata, semplicemente la verifichi, o meglio, la falsifichi e la scarti. Ed è importante anche comunicarlo alla comunità scientifica, perché tu stai dicendo quello lì è un vicolo cieco, l'ho già perlustrato io, non c'è niente da trovare, non entrateci più. Come insegna la storia del pensiero scientifico, proprio perché la ricerca è metodo e non un obiettivo, cercando una cosa se ne trova spesso un'altra. È facile quando si fa ricerca sentirsi come una nave in mare aperto, in cui è chiaro l'obiettivo, ma non è sempre chiaro il percorso. Cristoforo Colombo scoprì l'America cercando una strada per arrivare in India. Mi piace pensare che in futuro, fra 10 anni, magari qui o da qualche altra parte nel mondo, qualcuno effettivamente penserà che queste idee sono buone e le utilizzerà per creare qualcosa capace di sfruttare in pratica quello che io avrò ricercato e quello che avrò trovato. Noi vogliamo capire, vogliamo conoscere. Vogliamo capire com'è il mondo intorno a noi. C'è così tanto da fare che le potenzialità sono limitate solo da una cosa, la nostra immaginazione.